Salve, oggi vediamo uno dei più acclamati mouse del momento, il Pulsar X2 Wireless Symmetrical, con uno scheletro, con l'esoscheletro così, un mouse per destri, simmetrico, monta il 3395, PTF bianchi, ha un software di gestione, non ha fortunatamente RGB, anche questo ormai li stanno abbandonando tutti i top se Dio vuole. È un mouse che mi aspettavo molto, però devo dire che ci sono alcune piccole cose che non mi quadrano, tipo ora anche facendo l'unboxing non abbiamo, cioè c'è poco da fare unboxing perché non abbiamo, a parte il cartone di buona qualità, non abbiamo nemmeno i piedini di scorta e non è che sia un gran bel biglietto da visita come si apre la scatola. E quello che poi vi farò sentire quando farò il test click, insomma, dimostra che per fare i mouse buoni vanno fatti in ogni parte, vanno curati in ogni parte e non solo sulla carta, perché sulla carta questo 3395 sensore ha tutte le migliori specifiche del momento, però poi come spesso accade ci si perde nella costruzione. Ora ecco, forse lo sentiamo già qui, comunque insomma anche la rotellina non è il massimo. Comunque veniamo all'approfondimento. A livello di shape e di forma non mi dispiace, tende un pochino a essere un po' liscio, però insomma si tiene in mano molto bene. Io devo dire che con la presa claw mi trovo discretamente, non ho alcun problema, insomma è un mouse che non è così piccolo, che si può impugnare anche palm se non si ha mani giganti. Finger forse non lo vedo così appropriato perché anche questo è abbastanza largo come alcuni ultimi nuovi usciti. Comunque diciamo ecco è un mouse che si presta bene a qualsiasi tipo di impugnatura, a meno che come al solito di non avere mani enormi, e lì bisogna andare un pochino sul mouse un po' diversi dallo standard. Comunque ecco, mouse che non presenta problemi di impugnatura, non credo per nessuno, insomma è una forma abbastanza classica ormai, bombatura qui per appoggiare la mano. Finger si sta un po' troppo largo, un po' troppo lontani, però ecco magari ecco, in quel caso lì se si ha una mano un pochino più grande allora può essere una valida scelta anche per essere utilizzato come finger. Cavo è morbidissimo, non dà minimamente problema quando si gioca, per cui ormai non è più nemmeno un problema, voglio dire, anche se non sono così morbidi, tanto si tende a doverli ricaricare talmente poco questi che si parla sempre minimo 70 ore di utilizzo, non avendo nemmeno i LED, per cui non è un problema, uno lo usa, poi la sera lo mette in carica magari una volta ogni 3-4 giorni e non si crea problemi. Anche qui comunque è valido se si alza il connettore in modo da non sfregare tutta questa parte centrale, insomma questa parte iniziale si tocca solo più in là sul cavo e dà meno fastidio in uso. Il sensore, il LED indica i CPI, o se è in carica in questo caso, ha un software di gestione, quello lo vedremo nella sezione apposita, e col suo piccolo dongle e ricevitore, per cui insomma sulla carta ci siamo, però purtroppo come dicevo, e non sarà nemmeno una review tanto lunga perché tanto ormai siamo
sono tutti simili, insomma, questi mouse, tranne l'M8 per fortuna. Non sarà una review lunga perché, nonostante sia simile a tutti gli altri, anche qui, come sulla serie, su alcuni altri, meglio, ora non evito di menzionarli, comunque, con molto più costosi, però si pecca sulla qualità. Ha meno problemi sul punto di vista corsa e no, perché effettivamente pre-click non ce n'ha, però ecco, a livello di post e travel si comincia a vedere diversi millimetri, e questo se confrontato appunto con l'M8 che ormai credo sia per me uno standard qualitativo e di cura verso tutti gli aspetti, non si può competere assolutamente, perché tutto il tempo, come sempre ripeto, tutto il tempo si perde a fare questa cosa qui, nonostante, e a parte i rumori che vengono dentro che non sono certo validi, tutto questo tempo che si corre a fare questa corsa è tutto tempo perso che si ha in lag, perché il dito è sempre molto più lento che del polling rate o quello che sia, per cui più corsa fai e più ritardi il secondo click. Il primo non tanto, perché pre-click la corsa è poca, ma facendo così ti fai i chilometri a vuoto, come si suol dire. Quando giocavo a pallone si correva a vuoto, ecco, e questo lo fai anche qui. Per il resto è un mouse carino, insomma, con lo scheletro sotto, il PCB nero, non forato, insomma, per chi non ama i mouse forati, a click col destro, portando sulla rotellina, cliccando a destra, per cui insomma valido per tutti gli FPS. E questo, cioè purtroppo sì, siamo sul solito livello di qualità, non è costosissimo, però non lo regalano nemmeno. Però anche qui insomma si pecca di qualità costruttiva. Per cui ora farò il test in game e sicuramente ci si trova bene, perché sono mouse di alto livello, però purtroppo questo alto livello viene assolutamente disgregato da questi aspetti. Ripeto, come sempre, io magari è il mio mouse pagato, per cui ho il diritto anche di poter dire qualcosa visto che è pagato. Magari è solo il mio mouse, però io chiaramente non posso andare, come ho fatto a volte con Razer, che ne ho comprati 2 o 3 per cercando quello valido e poi non l'ho trovato, e di lì, insomma, a questo punto dato il forfait. Io devo basare la mia recensione e dare un avviso a eventuali acquirenti su chiaramente quello che mi trovo. Qualitativamente siamo non certo su un livello alto. Poi insomma io per quello ritardo sempre, questo l'ho da un mese, lo sto utilizzando 2 settimane fisso, 2 forse 20 giorni, e già dopo 20 giorni si cominciano a sentire questi problemi. I tasti anche laterali hanno il blocco, però insomma tendono secondo me a cedere. Poi devo dire che sono cominciati questi rumorini interni, che sia sulla rotellina, soprattutto su questa rotellina, che non mi piacciono per niente. Cioè io posso capire magari uno switch sia, però già la rotellina comincia a fare, i tasti laterali cominciano a farlo, si comincia a sentire qualche ciottolino strano dentro, insomma. Quello che mi viene da dire è che qualitativamente non sia il top del top questo mio modello, però cominciano ad essere diversi problemini dopo pochissimo utilizzo. Come sempre preferisco aspettare un po', perché appunto queste cose qui dopo una settimana non le vedi, dopo 10 giorni magari cominci e dopo 20 giorni, un mese, le magagne cominciano a venire fuori, e poi chiaramente non si può fare recensioni dopo 2 anni di uso, ma insomma, dopo un mesetto di utilizzo vero, costante, H24, non solo per... si può dare anche un piccolo input, feedback sull'effettiva qualità del modello presente in mano.
Niente, vado a fare il test in game e con i cicoli e concludo poi, dopo il test, concludo la recensione. Peccato perché come al solito ci si perde in piccolezze, magari piccolezze non sono, perché fare un controllo qualità, fare qualitativamente un prodotto buono non si può fare, ma XTRFY l'ha fatto. Grazie, vado a giocare. Eccoci finalmente alla sezione di gioco e le conclusioni. Devo dire che per come era, per l'aspettativa che avevo, pensavo fosse qualitativamente superiore, però avevo già avuto una bruttissima esperienza con l'altro Pulsar, la versione X1, che era tremenda, che si staccava, la batteria non era nemmeno collegata al corpo del mouse, era veramente un mouse invendibile. Ora io capisco che il mio possa essere, che il problema a tasto, il problema di qualità possa essere il mio batch, ma siamo al secondo Pulsar e il secondo che non è assolutamente come dovrebbe essere. Detto questo, la corsa dei tasti è lunghissima, la rotellina non è così precisa e si vede a un certo punto, ora appena ci arriviamo, che io premo il tasto e il comando non arriva proprio. E ci sono tanti piccoli problemi piccoli insomma, il tasto che cigola dopo 20 giorni di utilizzo non è piccolo. Anche perché insomma si parla sempre di mouse che hanno un certo costo, non eccessivo, però sempre un costo. Sinceramente non mi sento di consigliarla assolutamente, perché soprattutto poi dopo che è venuto dopo la review dell'M8 che veramente detta legge come qualità, non ha proprio ragione di esistere, ecco. La forma più o meno siamo come tanti altri, non porta niente di nuovo e la qualità è quella che è. Se uno vuol provarlo come mouse, volentieri, però ecco, non mi sento assolutamente né di consigliarlo né di essere d'accordo con molti youtubers che lo dipingono come un gran mouse. Che non offre niente, è una qualità bassa ad un costo insomma che non merita di spendere queste cifre per un mouse così. Avevo delle aspettative che però non sono state rispettate e che devo dire? Torno volentieri sull'M8 di XTRFY che veramente ha un'altra categoria a livello di qualità, a livello di reattività, a livello di cura nei dettagli che qui non c'è. C'è il mouse che deve farti quasi 4 mm di corsa in su e in giù dopo il primo click. Non è, ecco, in questo caso ora si arriva al punto che il mouse, io clicco e fa tutt'altro fuorché sparare. Ci siamo, eccoci. Ora mi cambia arma mentre clicco e non si capisce per quale motivo, per cui insomma non è che sia proprio il massimo in game questa una situazione del genere. Comunque è un mouse leggero, non ha LED fortunatamente, tanto per il peso ormai li devono eliminare. Se lo trovate a un prezzo stracciatissimo potete provare e magari avere fortuna di trovare un batch di quelli validi. Per il resto ragazzi ci sono altre soluzioni migliori. Vi ringrazio ancora per avermi seguito, alla prossima e scusate per il video, non sono certo un pro. Ciao!